mentre invece per il saldatore ognuno avrà il suo saldatore. Io userò appositamente un vecchio saldatore per simulare appunto la fatica che potrebbe fare un hobbista con attrezzature non adeguate. Questo è un vecchio saldatore da, se non sbaglio, 25 watt, è venuto via anche l'etichetta, è direttamente a 230, quindi da usarsi con cautela se dobbiamo fare cose particolari su integrati particolari, ma per questa applicazione va più che bene un saldatore di questi. Dobbiamo assicurarci che comunque la terra sia collegata alla parte metallica, controlliamolo, prendiamo il tester da hobbista, che potrebbe essere questo, andiamo sugli ohm, sul valore più basso, 200 ohm in questo caso, e assicuriamoci che ci sia una resistenza pressoché zero tra la massa della spina e la carcassa. Ok, segna 2 ohm, ma probabilmente potrebbe essere anche il test che non è precisissimo. Controlliamo anche che ci sia isolamento tra la resistenza e la massa. Andiamo sulla massima portata, che è quella che ci permette anche di misurare la resistenza del corpo umano, senza toccare con le mani, se no alteriamo la misura. Tra la massa e le fasi non deve segnare nulla. Ok. Vediamo il valore della resistenza. Dobbiamo scendere. Quindi partiamo dal più basso. Non segna niente, vuol dire che è più di 200 ohm. Andiamo sulla scala del 2000. 1400 ohm. Questa qui è la resistenza della resistenza elettrica riscaldante. Verificato il saldatore, se abbiamo una termocoppia possiamo anche verificare la temperatura. Io l'ho verificata, arriva a 300, 290, 300, è un po' bassina. Vediamo come vengono le saldature. Ovviamente con questi saldatori si fa un po' di fatica perché abbiamo un cavo che è abbastanza rigido, che ci tira sempre verso il basso. Questa parte qui è molto lunga, se tremiamo leggermente viene amplificato il tremolio, quindi sulla punta qui vedremo un tremolio molto accentuato perché questa parte qui è lunga. Se dobbiamo acquistare un saldatore assicuriamoci che sia il più corto possibile. Ci sono saldatori tipo questi, economici anche loro, che hanno la sua centralina dove possiamo regolare la temperatura, che sono un po' più corti, leggeri e con il cavo al silicone, quindi non tira dal lato opposto. È molto più corto rispetto a questo e si salda molto meglio. Se riusciamo, preferiamo saldatori, i vecchi Weller tipo questi, anche se abbastanza lunghi, ma avevano un'impugnatura bilanciata, c'era proprio studiata per saldare discretamente, diciamo. Adesso ci sono saldatori cloni dei JBC, che sono questi, che come vedi dall'impugnatura alla punta, guarda la differenza, e quindi quando vado a saldare io con questo saldatore qui riesco a andare vicino al particolare senza tremare perché è molto più corta. Questo è il modello 245 che va bene per saldature di componenti tradizionali, oppure c'è il modello 210 che va bene per saldature SMD, questo qui, che rispetto a questo è molto più piccolo. Le punte si cambiano con estrema velocità perché proprio si sfilano e si inseriscono anche acceso, con la stazione accesa. C'è un modello ancora più piccolo per fare soldature a microscopio, per microelettronica, te lo faccio giusto vedere per informazione. Questo si usa per fare saldature sotto il microscopio. Guarda la differenza e guarda la differenza rispetto al primo che ti ho fatto vedere. E da questo a questo c'è un abisso. Questo è leggerissimo, abbiamo la presa proprio vicino alla punta per andare sotto il microscopio a fare le saldature. Io userò comunque questo per simulare l'hobbista che non è attrezzato. Vediamo cosa riusciamo a fare in queste condizioni. Vedrai che anche con questi componenti riusciamo a montare la scheda senza problemi. Ricapitolando, per effettuare una buona saldatura le componenti in gioco sono 3: il saldatore, lo stagno e la temperatura, che è molto importante. Qui abbiamo un saldatore dove non possiamo impostare la temperatura, quindi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. Lo stagno adesso prendo il peggiore che ho, che è questo, e insieme vedremo come montare il tutto. Partiamo quindi dai componenti più bassi.
Bisognerebbe usare un leggio tipo questo, anche questi qui li troviamo a basso costo su AliExpress, però per un hobbista che deve montare una scheda e basta, sarebbe una spesa inutile. Questo è molto comodo perché ci permette di infilare la scheda così, bloccarla qui, infilare i componenti, puntarli dal di sopra, girarla e saldarli da questo lato. Molto comodo per fare questa operazione. Non userò il leggio, ci sono leggi più professionali che hanno anche un sistema di richiusura con una spugna che tiene i componenti, dopo lo si gira e si salda. Ci sono anche leggi multipli dove si possono mettere tante di queste schede, si ribaltano e si fanno le saldature. Non avendo il leggio ci dobbiamo inventare qualcos'altro. Posso prendere una scatolina di cartone oppure un tappo di una vecchia bomboletta spray tipo questa, che lo useremo come supporto perché ci viene comodo per infilare i componenti. In questo modo noi infiliamo i componenti tenendola giù e i componenti resteranno tutti così. Questo poi ci permette di andare col saldatore a saldarli tutti. Dobbiamo partire dalle resistenze più basse, però prima dobbiamo capire come riconoscerle. Per decifrare il valore delle resistenze puoi fare uso delle tabelle, oppure vai su internet, ci sono tanti siti che ti chiedono quante fasce ha la resistenza, gli metti dentro i colori e ti dà già il risultato. Poi per ultima cosa le proveremo con il multimetro, con il tester. Ci sono resistenze a 3 fasce, a 4 fasce e a 5 fasce. Vediamo ad esempio questa resistenza. Dobbiamo capire da che parte si inizia, se si inizia dal marrone o se si inizia dall'arancio. L'arancio come quinta fascia, andiamo a vedere se esiste, no, quindi già capiamo che l'arancio è il primo. Prendiamo da scrivere così riportiamo i nostri valori. Quindi il primo arancio è un 3, il secondo è un bianco, 9, il terzo è un nero, poi abbiamo 2 marroni, nero, terza fascia 0, e questi sono i numeri degli zeri, qui c'è 1 0, quindi marrone ci sta 1 0 e l'ultima fascia è la percentuale, questa qui è una resistenza all'1%, 3900 ohm, ohm lettera greca omega, oppure 3,9 kilo ohm. Si fa l'equivalenza, il chilo vale 1000, quindi si sposta la virgola di 1, 2 e 3, sono 3,9 kilo ohm. Come potenza questa qui è un quarto di watt, queste qua piccoline sono tutte a un quarto di watt, che corrispondono a 0,25 watt. Quindi con questa tabella possiamo identificare tutte le resistenze. Sarebbe utile imparare a memoria tutti i colori. 3900 ohm, quindi dobbiamo andare sulla scala del 20 kilo. Dobbiamo toccare solo un terminale, se no rischiamo di sfalsare la lettura. 384, ci siamo. Prendiamo anche un tester analogico, mettiamo su omega, 30%, il 30 diventa 3000, quindi mi aspetterei di arrivare a 3,9, quindi in questa zona qui. Facciamo lo 0, unendo i puntali si gira la rotellina per avere lo 0 più o meno preciso. Prendiamo la nostra resistenza e anche qui tocchiamolo solo con una mano. Ci siamo, più o meno è prima del 4, quindi 3,9 kg. Quindi anche con un tester analogico riusciamo a provare le resistenze senza problemi. È bene provarle tutte con il tester, onde evitare qualche errore, perché a volte è facile confondersi partendo da destra e a sinistra, perché purtroppo su queste resistenze non hanno stampigliato la fascia della percentuale distaccata dalle altre fasce. Di solito si usa stampare l'ultima fascia un po' separata per capire qual è l'ultima fascia.
Visto che molte resistenze hanno il valore uguale, tipo queste da 10 kg, potremmo già prepararle divise per valore, perlomeno le 10k, tirarle fuori dal mucchio, perché all'inizio fare quel lavoro qui potrebbe magari essere un po' difficile, però con un po' di attenzione vedrai che alla fine con un occhio allenato si distinguono subito le resistenze. La 10 kg è questa, marrone, nero, nero, rosso. Marrone è 1, 0, 0 fa 100 e moltiplicatore rosso è 2, quindi 100 più 2, 1000, 10.000. Questa è la 10 kg, quindi cerchiamo, e l'ultima fascia è il marrone, che è questa qui, che è la tolleranza, 1%. Come vedi questa resistenza qui potrebbe essere letta anche al contrario e diventa 1, 2, 0, 120 ohm. Di qua è 120 ohm e di qua è 10 kg. Per assicurarci che sia corretto usiamo il tester. Controlliamola col tester, mettiamo sul 20 kg, sempre una portata maggiore, 9,85 kg, 10 kg. Andiamo a vedere con un tester più preciso, giusto per toglierci il dubbio. 9,87, 9,88, quindi il valore della resistenza è veramente un pelino più basso. Facciamo l'1% con la calcolatrice, quindi 10 kg meno 1%, 9,9, è fuori tolleranza. Se facciamo il 5%, 10 kg, facciamo 10.000 ohm, meno 5%, possiamo arrivare a 9.500, quella era 9.800, quindi la tolleranza è più vicina all'1%. Doveva essere 9.009 e non 9.85, 9.850. Non è un problema perché per questa applicazione probabilmente vanno più che bene. Ho individuato le resistenze da 10 kg, non fidiamoci ma controlliamole sempre tutte. Possiamo adesso procedere a infilare le resistenze che abbiamo preparato. Teniamo la fascia della tolleranza tutta a destra, per quella in orizzontale, per quella in verticale magari la tagliamo in alto. Questa è la resistenza da 10 kg, non sono polarizzate, vuol dire che potremmo metterla anche girata, però per facilitare poi la lettura in un secondo momento le teniamo tutte con la tolleranza a destra, anche se sarebbe indifferente. Montate le 10 kg, possiamo andare avanti con le altre. Ho piazzato tutte le resistenze, ho messo anche questo diodo che ha la stessa altezza delle resistenze, poi metteremo anche quelli più piccolini, i diodi e gli Zener. Una cosa importante è che quando si salda bisogna evitare di respirare i fumi. Potete benissimo fare uso di una vecchia ventola recuperata, tipo questa, messa davanti, così, in questo modo, in maniera che i fumi vengono risucchiati e evitiamo di inalarli. L'ideale sarebbe, spingo perché fa rumore, l'ideale sarebbe avere un aspiratore con i filtri in carbone attivo, oppure prendere dei carboni attivi sottili così e metterli davanti alla ventola. Aspettiamo che il saldatore arrivi bene in temperatura. Siccome con questo saldatore non abbiamo rilevazione di temperatura, controlliamo con lo stagno quando inizia a sciogliersi e poi aspettiamo ancora un attimo che vada bene in temperatura. Vediamo se si vede il ventilatore che porta via i fumi. Non so se si vede, ma i fumi vengono proprio portati via. Adesso io per fare video lo tengo spento perché il rumore copre l'audio. Per pulire la punta del saldatore possiamo fare uso della sua apposita spugna imbevuta di acqua, meglio se demineralizzata. Io uso quella del deumidificatore, adesso è andata giù troppa. Quella in eccesso bisogna poi strizzarla perché non deve essere inzuppata d'acqua. Deve essere inumidita, oppure possiamo fare uso di queste apposite pagliette che puliscono anche loro bene la punta senza l'ausilio di acqua. Vediamo se il saldatore è caldo e come va. Pulisco la punta, anche se la punta è un po'
anche rovinata. Partiamo dall'alto, puntiamo solo un terminale di ogni resistenza. E così le puntiamo tutte. Ho puntato tutte le resistenze, questa qui l'ho tolta perché è più alta, la monteremo dopo. Prima montiamo tutti i componenti bassi. A questo punto qui sono tutti fissati, assicuriamoci che siano tutti soldati da un lato, quindi possiamo girarla senza problemi, non serve né l'igio né niente. Si poteva fare anche in un altro modo, quindi dopo che abbiamo posizionato le resistenze, senza puntarle di sopra, possiamo prendere una spugna, metterla così, girare e soldare da questo lato. Se era monorame eravamo costretti per forza a fare così. Avendo un doppio rame, a livello hobbistico possiamo fare questa operazione qui che ci facilita il tutto. Prima di soldare il mio consiglio è rasare le resistenze. Prendiamo un tronchesino, anche uno di questi economicissimi va bene. Questo qui è taglio raso, vuol dire che da questa parte è piatto, vuol dire che la parte tagliata sarà diritta. Non andiamo a filo del circuito stampato, ma teniamo circa 1 millimetro, 1,5 millimetri. Se volessimo fare i pignoli possiamo prendere anche un fermaglio, ti faccio vedere. Apro il fermaglio e poi magari qua in punta lo ricurvo. Questo qui servirà da dima per tagliare le resistenze tutte alla stessa altezza. È una finezza, ma se lo impariamo è una bella tecnica, viene un lavoro molto professionale. Questo tronchesino molto economico ha un problema, che è magnetizzato, non va molto bene. Adesso ne prendo un altro. Questi della Per Giacomi sono ottimi. E così facciamo tutti i terminali. Finita la rasatura possiamo procedere alla saldatura dei terminali rimanenti, mettendo lo stagno anche sopra la punta. Poi se vogliamo fare una cosa ancora migliore possiamo ripassare anche tutte le punte non saldate dei terminali già saldati in precedenza. Questa resistenza è saldata a sinistra, la vado a saldare a destra e poi gli do un tocco anche a sinistra, così andiamo avanti a farle tutte. E così via. Rasatura effettuata, controlliamo bene che tutto sia saldato, possiamo a questo punto rigirare dall'altra parte e finire di montare i componenti bassi. Quindi monteremo i 4148 e i 5V1, che sarebbe 5,1 volt, sono diodi Zener a 5,1 volt. Ci sono due Zener 5,1 e 1, 2, 3 diodi 1N4148. I diodi vanno piegati allo stesso modo delle resistenze, la differenza è che hanno un passo, una larghezza inferiore, quindi dobbiamo fare attenzione a piegarli con la larghezza giusta. Io ho diviso i diodi dagli Zener, guardiamoli sempre con una lente come ti ho fatto vedere all'inizio, montiamo prima gli Zener per evitare di commettere errori. Hanno la polarità questi, come i condensatori. La fascia, che è questo nero qui, va messa nella stessa posizione di come indicato in serigrafia. Uno Zener va lì e quest'altro ha la fascia a sinistra e lo mettiamo nel modo corretto. Poi finiamo con i diodi normali 1N4148. In totale sono 4, non 5 come avevo contato prima. 1, 2, 3, 4 diodi e 2 diodi Zener. Anche questi li vado a puntare sopra, poi giro, faccio sotto, raso e finisco la saldatura come abbiamo visto per le resistenze. Andiamo avanti adesso con i restanti componenti bassi, tra cui questa resistenza da 2,2 kg che la terremo leggermente sollevata, i condensatori ceramici, i due transistor, tutti i componenti bassi. I ceramici, abbiamo visto all'inizio, hanno tutti una sigla 331 che sarebbe 330 picofarad. Lo mettiamo qui dove c'è scritto 330p, andiamo dove c'è il 100p, qui,
104, questo qui è 100 nanofarad, oppure 0,1 microfarad, è la stessa cosa. Questo qui c'è scritto 224, vuol dire 0,22 microfarad. Qui c'è scritto 101, sono 100 picofarad, che va qua. Quindi dobbiamo tenere leggermente sollevata la resistenza e anche questi ceramici, perché se no succede che la ceramica va a finire nel buco, quindi dobbiamo tenerli leggermente sollevati. O ci mettiamo sotto una striscetta di cartoncino, o se no dobbiamo alzare leggermente e saldare. Possiamo prendere una striscetta di cartoncino, vediamo. Ho messo una striscia di cartoncino sotto la resistenza, così me la tiene sollevata. Così mi rimane già in posizione. Poi dopo sotto completerò la saldatura. Per quanto riguarda i condensatori ceramici, proviamo a fare la stessa cosa e la mettiamo sotto e andiamo a saldare. Basta un terminale, l'altro terminale lo finiamo dopo dalla parte inferiore. Questo cartoncino è un po' basso, se fosse un po' più alto sarebbe meglio, però è il concetto che conta. Giriamo, controllo la resistenza, la voglio drizzare un po' che è rimasta leggermente storta. Procedo alla rasatura, io vado a occhio che ormai ho su un po' l'occhio con le altezze, se no puoi usare lo spessore come ti ho fatto vedere con un fermaglio. E poi finisco di soldare tutti i terminali che sono rimasti da soldare. Attenzione di non lasciare indietro soldature, quindi controlliamo poi bene che tutte le soldature siano fatte. Possiamo procedere con altri componenti bassi che potrebbero essere gli zoccoli e i 4 diodi del ponte d'ingresso, il LED e i 2 transistor. Montiamo il LED come ti ho fatto vedere all'inizio, lo smusso a gambetta più corta va sullo smusso, qui non riusciamo a saldarlo da sopra, quindi usiamo la tecnica di un materiale spugnoso. Giriamo, teniamo dritto il LED, lo puntiamo e poi andiamo a vedere se è diritto comunque. Controlliamo che sia diritto. Rasiamo e finiamo la soldatura. Montiamo gli zoccoletti facendo attenzione all'attacco di riferimento. È rivolta tutta nello stesso lato, quindi ci facilita il tutto. Anche qui non possiamo puntarli da sopra, quindi dobbiamo prendere una spugna, metterla sopra, girare e andare a puntare in croce integrati per poi finire la soldatura. Hanno già un'altezza giusta, quindi non occorre una rasatura ulteriore. Lo zoccolo inoltre ci consente di non stressare il componente in temperatura se avessimo un soldatore che scalda troppo. I zoccoli sono saldati. Procediamo adesso a montare i 2 transistor 9014 e 9015. 9015 va qua. Lo smusso bisogna rispettarlo, bisogna allargare leggermente i terminali, così. Non andiamo proprio fino in fondo per non stressare i terminali. 9014. Questa è un'altezza giusta. Posso puntare un solo terminale.
giro il tutto, raso, tutti e tre insieme, tutti e tre i terminali insieme, poi finisco le saldature. Lo giro in verticale, così è più facile per me andare avanti e fare le 3 saldature. 1, 2, e ripasso la prima già fatta. 1, 2, e la prima già fatta. Andiamo avanti in ordine di altezza. Abbiamo i 4 dadi del ponte d'ingresso. Anche questi hanno la polarità, il catodo che corrisponde alla fascia. Infiliamo rispettando la polarità. Tenendoli leggermente sollevati perché potrebbero scaldare. Sono piegati leggermente più larghi, così si incastrano e stanno già alzati da solo. Questo qui ad esempio non ci sta. È l'unico che devo tenerlo sollevato a mano. Inizio a puntare i diodi da una parte, vediamo se il saldatore ce la fa come temperatura, perché ho visto che non scaldava molto questo saldatore. Sì, ce la fa, a quanto pare, tanto che è acceso, non essendo termostatato la temperatura è salita abbastanza. Questo che adesso lo punto, lo sollevo. Siccome scotta, prendo una pinzetta, li aggiusto come altezza. Evitiamo di piegarli sotto perché è davvero una brutta roba vederli piegati sotto, e inoltre quando dopo dobbiamo dissaldare, se sono piegati facciamo tantissima fatica. La piega sotto la fa solo la macchina automatica quando li monta. Se li facciamo a mano evitiamo assolutamente di piegarli sotto, è un brutto lavoro, ma davvero brutto. Sarà veloce, comodo, ma brutto da vedere, e poi quando bisogna dissaldarli sono dolori, specialmente questi qui che hanno i terminali grossi. Se li pieghiamo poi tirarli giù rischiamo di far fatica. Anche qui sarebbe meglio, come ti ho spiegato, fare prima la rasatura. Attenzione quando si rasa che i terminali se partano, di fare attenzione dove vanno a finire, perché se vanno in mezzo a schede elettroniche o negli occhi di qualche altra persona non va bene, quindi bisogna sempre mettere davanti la mano o girarsi verso il basso in maniera che il terminale non parta mentre si rasa. E sto notando che qui ci sono dei fori che non servono a niente, che vanno chiusi, questo e questo. È meglio chiuderli perché riducono il diametro, lo spessore della pista. Quindi questo foro qui va chiuso. Non so perché l'abbiamo fatti, non hanno senso. Avevano senso se sopra c'era del rame per far passare corrente sopra. Chiudiamo questi fori. Componenti bassi, cosa c'è rimasto? Questo, i morsetti e il trimmer che più o meno hanno la stessa altezza, e i condensatori. Possiamo mettere questo qui che è più basso degli altri. Questo per il discorso che quando si gira il tutto con la spugnetta